Una voce di bellezza e di potere. Mirella è un'artista vera. Lei ha sempre servito la musica, non si è mai servita della musica. Umjubelt und verehrt. Mirella Freni gilt als eine der herausragendsten Sopranistinnen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 50 Jahre lang war die Italienerin auf den wichtigsten Bühnen der Welt zu Hause. Avevo qualcosa dentro che dovevo esternarlo, fare, non mi preoccupavo, non avevo paura, io cantavo sempre. Geboren wurde die Sängerin 1935 in Modena, wo sie bis heute lebt. Frenis Mutter und die Mutter Luciano Pavarottis arbeiteten in der örtlichen Tabakfabrik. Die Kinder besuchten denselben Hort. Die beiden modenese Ausnahmetalente verband so eine lebenslange Freundschaft. Lì abbiamo preso il latte dalla stessa baglia, perciò siamo fratelli di latte ed è una cosa strana che cantiamo tutti e due. Abbastanza bene mi ricordo questa rotonda dove sono stata dentro per parecchio tempo con Luciano Pavarotti, il mio amico, e mi ricordo che cercavamo sempre di fare dei buchi per poter uscire, per scappare, e qualche volta ci siamo anche riusciti. Sì, qui c'è mia mamma, io, la Mara, la Marta, mia nonna Alfonsina, che è la mamma di mio papà. Mirella Frenis Karriere begann als singendes Wunderkind. Avevo 10 anni, ho vinto questo concorso e allora in quell'occasione anche la mamma mi portò da Beniamino Gigli. Vedo ancora che lui disse: però signora, se questa bambina salva la voce e l'avrà anche dopo lo sviluppo, sarà una gran cantante, perché ha delle cose dentro che dice già con un'espressione, non pensa alla voce, cerca di esprimere, e lui mi predisse questo, e forse questo è quello che mi ha aiutato a fare la carriera dopo. Das musikalische Mädchen befolgte den Rat des berühmten Sängers. Zum Erstaunen der Eltern sang Mirella jahrelang nicht mehr. Erst im Teenageralter nahm sie Gesangsstunden und feierte mit 19 Jahren im Teatro Comunale in Modena ein vielbeachtetes Debüt in der Oper Carmen von Georges Bizet. Era il 3 di febbraio del 1955 che ho fatto il mio debutto qua come Micaela. Avevo fatto le audizioni prima e c'erano le votazioni con le palline bianche e nere. Le ho avute tutte bianche e dopo ho cantato Micaela qua, era meraviglioso. Mi emoziona vedere sto teatro. Einer unterstützte sie nach diesem frühen Erfolg maßgeblich.
maestro Campogagliani mi ha aiutato molto a migliorare, a capire certe cose, e devo dire che con Luciano Pavarotti, che anche lui di Modena e siamo cresciuti da bambini insieme, andavamo 3 volte alla settimana a Mantova dal maestro Campogagliani insieme a studiare. Dunque la situazione era già buona. Mirella ha un grandissimo talento musicale, il tipico talento della cantante di classe, e ha capito subito quello che io volevo ottenere da lei, cioè un perfetto equilibrio meccanico e una perfetta esposizione, è vero, emotiva, espressiva. Siamo tanti prima. O quello tematico, per esempio, bellissimo quello tematico. È vero. Fanno i due, è vero. No, lo facevo anch'io, ma non lo faccio più. La cosa sorprendente era che ci sono delle voci che si amano. È difficile anche dire perché, ma succede. Ci sono dei timbri che quando cantano assieme l'effetto non è una somma ma è una moltiplicazione. Il loro elisir d'amore, il loro bohème era qualcosa di magico. Oggi a Modena la dirige il maestro Maggera. Sono di scena Mirella Freni nei panni di Mimì e il tenore Pavarotti in quelli di Rodolfo. Non sono in vena, gliela una donna. Di grazia mi sospetto il lume. Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo. Luciano per me era un fratello e veramente mi dispiace che non c'è più, purtroppo. Von Modena ging es noch in den 50er Jahren in die weite Welt. Vreni debütierte in Amsterdam, in Glyndebourne, in Covent Garden und wurde mit knapp 27 Jahren an die Mailänder Scala verpflichtet. Il mio debutto alla Scala è stato nel 62, nel gennaio del 62, perché mi avevano scritturata per la piccola Scala per cantare nel Serse, e che era l'inaugurazione, diciamo, della piccola Scala. Però mentre ero lì che facevo le prove, un pomeriggio alle 4 mi si presentano i capi della grande Scala e signor Freni, ci deve aiutare, abbiamo la Nannetta che non può venire, è malata, e noi questa sera abbiamo un Falstaff, siamo senza Nannetta. Dico, ma io non ho mai cantato la grande Scala e non ho neanche visto la produzione, non so niente. C'era il maestro Votto che dirigeva. Vabbè, dico, adesso vediamo. Dice, l'aiuteremo in tutto. Ho fatto il mio debutto così. Sono andata, ho lasciato le prove della piccola Scala, sono andata a prova costume, prova con il maestro, e ho fatto, e da allora non mi hanno più mandato la piccola, mi hanno tenuto la grande sempre.
Mirella Freni ist eine der berühmtesten Belcanto-Sängerinnen der Nachkriegszeit. Weltruhm erlangte sie 1963 als Mimì in der legendären Aufführung der Bohème von Zeffirelli und Karajan an der Mailänder Scala. Mimì, die junge Pariser Näherin, wurde zur Rolle ihres Lebens. Bis heute ist Frenis Interpretation unvergleichlich. Non ho mai pensato, quando ero in palcoscenico, alla voce, per far sentire che io ho la voce, che posso far questo, il piano, il forte. Non so, facevo la Mimì, io ero Mimì, dovevo interpretare questo personaggio come lo sentivo io. Heute unterrichtet Mirella Freni junge Talente an ihrer Musikschule, die sie gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann, dem bulgarischen Bass Nikolai Giaurov, gründete. Die Schule befindet sich im ehemaligen Krankenhaus der Stadt Modena. Hier war die Sopranistin 1935 geboren worden. È vero, io sono nata in questo ospedale, fatalità, e la mia mamma e il mio papà, che erano molto giovani, erano andati a teatro a vedere I pescatori di perle. E
Mentre tornavano a casa, mia madre dice: Ennio, io mi sento strana e forse è meglio che andiamo all'ospedale, perché qui il bambino mi sa che sta arrivando. Difatti sono arrivati qui in questo ospedale e dopo 2 o 3 ore sono nata qui e è strano che proprio qui mi hanno fatto la scuola anche, e sono felicissima perché mi trovo bene, stiamo bene, e poi sono a Modena che io amo la mia città, l'adoro veramente. E la signora come insegnante è molto esigente, molto severa, però questo è giusto perché ci troviamo in un mondo molto competitivo, quello del canto lirico. Lei vuole una cosa da noi, di cantare secondo la sua tecnica, secondo il vero bel canto. Ciao! La scuola è un centro di formazione professionale. Quindi l'unica insegnante di canto è Mirella Freni attualmente, è stato anche Nicolai Ghiauro finché era in vita, e l'altro insegnamento principale è quello di Paola Molinari. 35 anni fa. Aveva bisogno di un'accompagnatrice per un concerto. Mi chiamò, dico: dove lo facciamo il concerto? Io ero emozionatissima, non avevo quasi il fiato per parlare. Cioè, a Parigi. Ah, dico: bene, a Parigi, ma dove? Mi guardò naturalmente all'Opéra. Per poco io non sono svenuta. Quello è stato il mio inizio con la Mirella. E adesso Paola Molinari insegna il repertorio ai cantanti. Poi abbiamo tanti collaboratori e amici della signora Freni, tra cui il maestro Lamberto Puggelli e altri pianisti, altre persone che vivono nel mondo dell'opera, che insegnano agli studenti come diventare un cantante in maniera completa. Chi viene per primo? Dai Sara, forza. Tutto basato sull'insegnamento della tecnica vocale e dell'interpretazione. Di più sul treno. L'abbiamo fatto con Panerai a Salisburgo, con Karen, qui cantavamo Crema e invece di dire scellerato dicevamo cioccolato. Karen ha fatto un momento così, come dire, c'è qualcosa di non va. Crema, cioccolato. L'abbiamo fatto. Non andare a lì, trema, avanti. Ho iniziato a cantare a 12 anni nel coro del Duomo di Modena come voce bianca, e poi ho continuato, ho scoperto questa scuola della signora Freni, sono venuta ad ascoltare un po' e poi ho iniziato a studiare con lei, direttamente con lei, quando avevo più o meno 19 anni. Voleva venire ad ascoltare, voleva studiare con me
e aveva una vocina piccola, però ho detto: Sara, sei troppo giovane, sei nel momento che ti stai formando, non ti posso insegnare in questo momento perché potrei anche rovinarti. Lei è venuta tutto il tempo e stava seduta in un angolo là e ascoltava tutto. Poi finalmente, da quando ho compiuto 18 anni, quasi 19, abbiamo cominciaciato a lavorare e pian piano è cambiata. Poi... Ascoltatelo, perché io ho lavorato molto con lui, Abbiamo fatto un sacco di produzioni con lui e con Strehler, no? Perciò ascoltatelo, che lui sa ed è molto bravo ed è qui apposta per aiutarvi anche. Facevo teatro di prosa, intendo, e non mi ero accostato all'opera lirica. Però la prima volta che ho fatto l'assistente in una produzione lirica, ho capito che per noi italiani è il modo più spontaneo di fare teatro. Pensate anche al personaggio. Io vi aggiungo una cosa. Pensate a tutta l'opera, pensate a quello che significa drammaturgicamente e non solo come ristretti al vostro personaggio. La Bohème, per esempio, cosa significa? Cosa significa nella storia del melodramma? Significa un canto gioioso di gioventù, di allegria, che non hanno di soldi, vita, niente, ma sono di vita, e appunto per quello al quartato, quando arriva la morte di Mimì, è una tragedia, perché la tragedia, la morte, colpisce non un vecchio malato, ma colpisce una giovane vitale, piena di erotismo, piena di amore. Erotismo. Con chi? Solitamente il percorso del cantante dura 3 anni, quindi in 3 anni si forma un cantante che poi debutta in teatro. Abbiamo tantissimi studenti che cantano in teatri di tutto il mondo, dal Metropolitan, Covent Garden, La Scala, La Fenice, tantissimi teatri importanti e anche con grandi successi, per cui siamo molto contenti perché vuol dire che il metodo della signora Freni funziona veramente. All'inizio l'idea di avere un insegnante soprano mi faceva un po' paura, perché io sono venuto qui per studiare col maestro Ghiauro, però purtroppo non c'è più. Diciamo, i primi 3-4 lezioni avevo un po' di paura di non capirla, non è perché ho qualche dubbio della sua bravura, ma invece dopo ho capito che la tecnica è uguale per tutti, sia per un basso, sia per un soprano, per un tenore. Non cambia niente. Veramente è a posto quasi, ha ancora piccole cose, però sta andando molto bene, ha cominciato a cantare anche lui nei teatri, dappertutto un po', e allora continuiamo così. Fermo, non fare suono con la gola, e qui davanti e lassù, è più... Non è infelice, è infelice, e tu credevi, per fare no e no.
Altri mi dicono sì, io dico no, sono la signora no. Senti che è un altro suono. Stai lassù. Così è naturale, il suono è tutto rotondo. E c'è il colore e gli armonici, sennò... Il Kubek esiste dal 2002, ero un giovane pianista appena diplomato al conservatorio e avevo tanti amici che volevano imparare a cantare. È nata un'idea di chiedere a Mirella Freni e Nikolai Ghiaurov di insegnare loro. E abbiamo suonato al loro campanello senza conoscerli e con grandissima disponibilità si sono resi disponibili a insegnare. All'inizio siamo partiti con pochi corsi, poche lezioni perché avevano tanti impegni e dal 2004 invece sono nati i corsi annuali. Oddio, Mimì! Non è Mimì! La canti... lei sta male. Oddio, Mimì! Allora è giusto, Come va? Vedi, è tranquilla. È tranquilla. Devi dirlo tu. Vedi, è tranquilla. Che cos'è sta roba? No, vedi, è tranquilla. Vedi, è tranquilla. Più tranquilla di così l'è morta. Rammenti quando sono entrata la prima volta là. C'è